L'inverno si avvicina e non vogliamo rinunciare ad avere una pianta in casa? Beh, la soluzione più ovvia e quella migliore sarebbe quella di avere un bel ficus in casa. I ficus infatti sono piante carinissime, molto vigorose, che bisogna sapere però gestire. Non so se notate, ma siamo all'interno di una serra, qui l'umidità è veramente alta, così come il calore, ma a parte questo le piante stanno benissimo. E oggi in questa rubrica parleremo di loro, dei ficus, una delle piante per bonsai più venduta negli ultimi anni, per un motivo in particolare, perché possono stare anche all'interno. A riguardo però c'è da fare una precisazione, che faremo però più tardi. Intanto però chiacchieriamo di questa pianta e scopriamola meglio. Venite con me. È agosto, fa ancora caldo, però come vedete la maggior parte delle piante sono ancora fuori. E questo perché appunto i ficus sono delle piante che possono stare all'interno delle nostre abitazioni, ma in estate, quindi da marzo fino a circa settembre, metà settembre, possono stare tranquillamente all'esterno e cresceranno molto vigorosamente. In commercio ve ne sono veramente tantissime varietà e le si possono trovare veramente in tutte le salse. Nei nostri posti più comuni possiamo trovare per esempio il ficus carica, oppure semplicemente possiamo trovare il ficus retusa. In questo caso ho in mano una pianta fatta bonsai o comunque in stile bonsai, pronta per la vendita. Sono piante che non sono comprese molto bene ed è per questo che oggi siamo qui e sono qui in particolare a raccontarvele, proprio perché vorrei sfatare qualche mito e introdurvi meglio a questa pianta e anche all'arte in cui viene in parte coinvolta. Come vi dicevo, sono piante tropicali molto vigorose, che si adattano bene un po' a tutti i climi effettivamente, ma in particolare prediligono quelli tropicali, caldi e umidi. Amano un substrato che sia abbastanza drenante, quindi nel nostro caso con i bonsai adorano particolarmente la Oki Blend, un substrato formato da akadama, pomice, in modo tale che l'acqua fluisca abbastanza in fretta, ma che mantenga comunque la pianta, le radici della pianta, umide. Se l'umidità è abbastanza elevata, poi produce tutte quante queste radici esterne, molto caratteristiche. Non tagliatele, mi raccomando, se le vedete, perché sono veramente oro. Si propagano molto facilmente, basta infatti tagliare un pezzettino di ramo, disporlo in acqua e vedrete che nell'arco di 2 settimane circa la pianta inizierà a radicare, quindi veramente soddisfacenti. Per quanto riguarda le potature, vi consiglio vivamente di effettuarle durante i periodi più caldi, quindi tra luglio e agosto. In questo modo poi la pianta potrà riparare le ferite e produrre delle nuove gemme. Sempre a luglio si possono effettuare delle complete defoliazioni e questo fa sì che la pianta possa produrre un secondo fogliame molto più piccolo e più compatto. Inoltre si va a lavorare poi su una seconda ramificazione, quindi nell'arte del bonsai si vanno a creare degli altri rami. Se il verde delle foglie è scuro, significa che la pianta sta bene. Se invece rimane un pochettino più chiaro, significa che deve ancora maturare o che magari c'è qualche problema di luminosità. Sono infatti piante che amano la luce solare, ne vanno veramente ghiotte. Per quanto riguarda le foglie, però, facciamo una precisazione. Vi prendo una pianta come esempio. Vedete queste foglioline qua? Queste sono particolarmente verdi brillanti, mentre queste indietro sono di un verde molto più scuro. Questo perché le foglioline nuove, ancora giovani, devono maturare ancora la clorofilla, i pannelli fotovoltaici all'interno delle foglie e quindi saranno molto più chiare. Nulla quindi di cui vi dovete preoccupare. Per la defoliazione però mi piacerebbe rimandarvi a una live che avevo fatto un po' di tempo fa insieme a Mauro di Paradise Bonsai. Con lui avevamo infatti defogliato questo enorme ficus, avevamo tolto tutte quante le foglioline grazie all'utilizzo di una forbice. Mi raccomando, quando fate questi lavori sterilizzate sempre gli utensili che utilizzate. Ed era proprio pieno luglio, faceva caldissimo e abbiamo tolto tutte quante le foglie
e 2 settimane dopo la pianta aveva ricreato completamente delle foglioline nuove, molto più piccole, più compatte, era andata a riempire i rami e questo nel bonsai appunto ci consente poi di andare a creare un altro tipo di vegetazione, una vegetazione più compatta, le foglioline molto più piccole e andare poi a selezionare i rami che ci piacciono meno ed eventualmente anche poi poterli spostare, quindi lavorare meglio. Senza foglie infatti vediamo meglio la ramificazione interna e possiamo poi lavorarci col filo di alluminio. Quando si defoglia e quando si potano i rami, quello che vi consiglio è di non bagnare la pianta per le successive 12 ore, in modo tale che il terriccio asciughi e la pianta poi vada a sigillare molto meglio le ferite che causate dal taglio, appunto. Ogni quanto bagnarla? Beh, bagnare una pianta non è mai una cosa semplice, non è una cosa che vi posso spiegare troppo facilmente tramite una telecamera, però sono piante a cui piace l'umidità, non piacciono poi gli sbalzi, quindi ritrovarsi da un terreno particolarmente umido a un terreno secco per troppo tempo. Bisogna sempre mantenere un'umidità costante, un pochettino di acqua all'interno del vaso piace sempre. Ma perché al sud Italia ci sono così tanti ficus e su al nord no, alla fine, e li dobbiamo tenere in casa? Al sud Italia, fortunati loro, hanno luminosità, hanno calore e quindi noi al nord cosa facciamo? Beh, purtroppo noi al nord ci dobbiamo un pochettino adattare e quello che possiamo fare è quando iniziamo a vedere che le temperature, per esempio verso metà settembre, iniziano un po' a calare, monitoriamole e se vedete che alla sera si raggiungono i 15 gradi, iniziate a ritirare i vostri ficus e a portarli all'interno della casa. Posizionateli in un luogo soleggiato. Come vi dicevo, sono piante che amano la luce ed è veramente un elemento essenziale per la loro vita. In commercio se ne trovano veramente in tutte le salse e dietro di me c'è veramente un bancone, se non 2, pieni di ficus. Da dove iniziare? Beh, da veramente quello che volete. Si può iniziare da una piantina del genere che costa relativamente poco, in modo da potervi anche adattare all'essenza, perché non è scontato che qualcuno sappia già come adattarsi o come curare una pianta. Dopodiché, se vi piace particolarmente, ci prendete gusto, potrete tranquillamente passare a piante più importanti o magari anche la vostra pianta sarà diventata un pochettino più importante. Perché no? È un'evoluzione, è una crescita e come la pianta cresce, di conseguenza anche la vostra conoscenza cresce. Oggi è il 20 di dicembre, riprendiamo il video che avevamo iniziato a registrare quest'estate, che faceva ancora un caldo. Siamo dentro le serre e come vedete le piante, alcune hanno preso un po' un colpo di freddo, però i ficus devono stare al caldo. Perché? Perché sono delle piante tropicali che hanno bisogno di calore. Infatti tra tutte quante le piante che vediamo qua in serra, beh, questo è un altro ficus di un cliente, vediamo una bellissima cicas, quella è una cicas malas, che bello che è. Per tenere un ficus in piena forma bisogna tenerlo al caldo, un po' come in inverno che ci dobbiamo proteggere, anche loro uguale. E mi raccomando con le innaffiature, con l'acqua in inverno, perché effettivamente facendo un pochettino più freddo asciuga molto più lentamente. Però se non abbiamo tutto questo ben di Dio, se non abbiamo tutta questa serra, come possiamo fare? Mi sono ingegnata e vi porto a prendere una mini serra, così che possiamo avere il nostro bonsai in casa tutto l'anno se vogliamo. Reparto serra giardino. Nuovi arrivi. Serrettina, Però io andrei a prenderla un po' più bella. Già, rincospermo a 8,50 €. Minchia, quanta roba che c'hanno qua dentro. Qua. Adesso do un'occhiata, ho lasciato solo mia madre. Povera. Madre, perdonami per mi passione loca. Serre, 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 ma noi ne andiamo a prendere una più bellina. Altro giro, altra corsa. Ikea.